cassone l'ho pienato, la catrasta un lonco tocca, il maiale sottosale, biocca giù quanto ti pare. Che significa? Significa che ho la farina, ho il maiale, ho la legna e quindi se nevica, può nevicare, io mangiare mangio e mi scaldo. Questo era importante, erano le tre cose primarie che servivano per svernare l'inverno. L'idea della Casa Museo è nata nel 1986, quando durante la festa della castagna, che noi facciamo ogni anno la seconda domenica di ottobre, il proprietario dell'edificio ci fece vedere questa casa dove noi volevamo esporre un po' di oggetti legati al lavoro della castagna. L'abitazione fu abitata fino alla fine dell'Ottocento, dopodiché fu adibita a magazzino per le olive, infatti sotto abbiamo il frantoio, e quindi per 100 anni è stata un magazzino, quindi non c'era interesse a ristrutturarla e quindi è rimasta tale e quale. La Casa Museo praticamente ci racconta, sono ambienti del quotidiano popolare, ci racconta un po' quella che era la vita fino a dopoguerra della Seconda Guerra Mondiale. Infatti possiamo dire che la Casa Museo è un anello di congiunzione tra un periodo che io lo definirei ancora post-medievale, perché c'erano proprio delle cose che non erano cambiate. Se noi guardiamo l'aratro trainato da buoi, era l'aratro che usavano anche gli Etruschi, ovviamente era cambiato pochissimo fino alla Seconda Guerra Mondiale, o perlomeno fino alla Prima Guerra Mondiale. E poi nel giro di pochi decenni c'è stato un cambio enorme, un cambio importante, definirei, e che praticamente ha stravolto la nostra vita e quindi ci sono delle persone che hanno vissuto delle generazioni che hanno vissuto questo passaggio direttamente, di un tempo non troppo lontano, ma che oggi non c'è più, che non esiste più, ma che fino a qualche decennio fa era normale. Era normale usare anche questi oggetti che sono qua dentro, cosa che oggi magari non si usano, perché non è che si prende la tavola del pane e si va al forno a legna del paese, il forno pubblico, a cuocere il pane, ma questo si faceva fino a 40-50 anni fa, insomma, ecco, non è che era chissà quando. Gli oggetti che noi vediamo all'interno della casa, alcuni sono ancora originali proprio dell'abitazione, che non erano stati neanche spostati, altri si sono stati donati dalla popolazione locale e con questi abbiamo arredato la casa. Quando è stata sviluppata l'idea di costituire la Casa Museo è stato costituito anche un gruppo di ricerca che praticamente cominciasse a ricercare quelle che erano le nostre storie, le nostre tradizioni. Il gruppo di ricerca era coadiuvato dal professor Pietro Clemente e dalla professoressa Meoni dell'Università di Siena, che hanno in qualche modo posto le basi per una ricerca, impegnando qui anche alcuni che all'epoca erano loro studenti, che magari hanno fatto questa ricerca sul campo. Mi viene in mente Paolo Nardini, nell'Archivio delle Tradizioni Popolari di Grosseto. Da studente è venuto qui, ci ha portato gli originali, sono delle cassette di interviste che ha fatto a mezza popolazione del paese, ma ecco, questi sono documenti che sono restati, sono stati fatti delle ricerche tramite la cooperativa Interazioni di Siena, con un incarico da parte del comune di Cinigiano per la ricerca sul territorio da un punto di vista proprio antropologico, e tutto questo materiale è conservato nel Centro Culturale Casa Museo, che è nei locali adiacenti alla Casa Museo. Ecco, la caratteristica di questo museo è che non è un museo dove noi entriamo e troviamo delle teche con delle cose esposte. Qui troviamo una casa che si apre, sembra che i proprietari siano usciti da poco e che magari noi entriamo insieme a loro per visitarla. Sentiamo ancora gli odori di quell'epoca e ancora gli oggetti sono lì messi da una parte come fossero pronti per essere usati da un momento all'altro, quindi la casa è una casa dove si vive. Il paese di Monticello, le origini sono praticamente le origini che risalgono all'Alto Medioevo, probabilmente dopo la caduta dell'Impero Romano. Alcune famiglie si spostarono come in queste colline e sorsero tutta una serie di nuclei abitati. Nel 1240 il castello di Montepinsuto venne distrutto da un incendio. I monaci di Abbadia San Salvatore, prima benedettini e poi cistercensi, che avevano avuto dal re Leongobardo Rachis la giurisdizione su questo territorio, autorizzarono gli abitanti di Montepinsuto a costruire un nuovo castello su un colle e lo chiamarono Monticello. Poi dopo il 1300 i monaci concessero una maggiore autonomia agli abitanti di questo paese, come già concessero anche ad altri paesi. Gli abitanti divennero proprietari dei loro beni, che potevano tramandare ai loro figli e così via. Quindi in questo paese non si è mai sviluppata
un latifondo, e questo ha permesso uno sviluppo anche economico abbastanza interessante. Era importante avere un piccolo terreno, perché il piccolo terreno in qualche modo ti permetteva di mangiare. La differenza tra il contadino e il bracciante: i braccianti erano coloro che avevano bisogno di lavorare, di fare qualcosa per portare a casa il tocco di pane, e erano la fascia più povera. I contadini erano poveri perché non avevano, i soldi non ce l'avevano, però per loro mangiavano. Invece i braccianti alcune volte erano costretti a passare da contadini a vedere se gli davano un tocco di pane per sfamare i loro figli. E erano questi che prevalentemente poi andavano verso la Maremma a fare la mietitura, oppure per tutta la lavorazione del fieno e dei cereali, e che tornavano alcune volte con la malaria, però tornavano anche con un piccolo gruzzolo di soldi che gli serviva. E alcuni ho sentito: io con i soldi della Maremma ci ho comprato la casa, con i soldi della Maremma ci mantenevo i miei figlioli, che magari erano tanti. Ci sono delle storie che mi ha raccontato un anziano che ha fatto questa vita, la classe 1904, che lui mi raccontò che partivano, andavano a piedi logicamente, passando da Castigliocello Bandini, scendevano per delle scorciatoie, non prendevano la via principale, arrivavano a Istia, e a Istia la notte si fermavano, perché più o meno arrivavano a Istia la notte, e si fermavano per riposarsi, ma si fermavano anche per altri motivi. Allora c'era il barcone a Istia, quindi le persone più forti, e questo era uno di quelli più forti, quando il barcaiolo dormiva la notte si attaccavano al canapo e attraversavano l'ombrone per risparmiare, mi diceva lui, un soldo, non so se erano 5 centesimi. E risparmiare questo soldo gli permetteva di arrivare in Piazza Dante e comprarsi un pezzo di pane e un bicchiere di vino. E poi, che mi ha raccontato, era la tratta, la definisco tratta, perché loro si mettevano lì in Piazza Dante e arrivavano i vari fattori, i vari massari delle aziende, l'Alberese, la Badiola e così via, e le guardavano, dicevano: sì, te mi stai bene, addirittura li guardavano anche i denti. Qui siamo negli anni dopo la prima guerra mondiale, non è che siamo poi chissà quando. Avevano questo tipo anche di umiliazioni, le definirei io, però poi tornavano a casa con un piccolo gruzzolo, in qualche modo riuscivano a sbarcare in lunario, ecco. La farina era uno degli alimenti primari, perché poi era un alimento completo, no? Poi via via veniva presa e tutte le mattine veniva fatta la polenta, che poi veniva mangiata con la ringa, con le animelle di maiale, con la ricotta, insomma con quello che uno aveva. Veniva usata al posto del pane, però poi, essendo una cosa che aveva più sostanza del pane di per sé, quindi riempiva la pancia anche la polenta sola. Il seccatoio era importante che non bruciasse, importante era quello, quindi veniva fatto un fuoco lento, coperto con le bucce delle castagne dell'anno precedente, le bucce delle castagne seccate dell'anno precedente, perché facesse tanto fumo ma non facesse scintille, avesse poco ossigeno. E quindi c'era una persona che ci dormiva notte e giorno per i 40 giorni che doveva stare lì, perché doveva stare 40 giorni acceso il fuoco, che andava accudito e perché più che altro andava sorvegliato. Nell'accensione c'era un misto di sacro e profano, c'era tutta un suo cerimoniale per accendere il seccatoio. Non è che si andava lì con un fiammifero e si accendeva il fuoco. Il seccatoio doveva essere acceso da un bambino che non avesse fatto la prima comunione, doveva essere acceso con la candela della candelora che dava fuoco ad un rametto di olivo benedetto. A quel punto si incendiava il ceppo, e poi il bambino doveva recitare una preghiera a Santa Barbara, che è la protettrice del fuoco. Tra religione e superstizione, ma bisognava in qualche modo cercare di premunirsi a quelle che potevano essere le eventuali disgrazie derivate dall'incendio del seccatoio. Quindi questo legame con la religione, con la tradizione, la superstizione in certi sensi, perché giustamente questo lo era, però ecco, c'era sempre questo legame cercava sempre di rendere benevole le forze sovrannaturali. C'era un frantoio ormai chiuso. Il popolo di Monticello veniva definito sia dagli abati che da coloro che lo dominavano come un popolo molto docile, però è un popolo che alla fine non è che, essendo docile, voleva passare da fesso. Allora, quando la Repubblica di Siena prese dominio di questi territori, i senesi logicamente volevano avere le gabelle. I monaci, che l'avevano sempre prese, dicevano: va bene, le potete prendere, basta che le paghino anche a noi. Questi mi tornavano. Dice: ma chi comanda qui?
Se comandano loro si pagano a loro e te non pigli più niente. Questi però monaci non gli tornava. Allora l'abate scagliò la scomunica verso gli abitanti di questo paese. Scomunica che fu convalidata da Papa Urbano V, che era quel Papa che venne da Avignone, andò a Roma, ci stette qualche mese e poi ritornò ad Avignone perché si trovava bene. E nel frattempo era a Montefiascone, quindi l'abate d'Abbadia andò a Montefiascone, si fece convalidare la scomunica, che non è mai stata tolta. Ma la cosa interessante è che la popolazione ha sempre vissuto questa scomunica in maniera particolare. Quando nel 1800, quindi 5 secoli dopo la scomunica, fu ricostruita questa chiesa, nei sotterranei fu trovato un architrave molto bello di travertino con scolpito lo stemma dell'abate. Il prete di allora vide questo architrave e dice: fanno la canonica, lo faccio mettere sopra la canonica. Dopo qualche anno avvenne una carestia. Allora cominciarono a dire: vedi, ha ritirato fuori lo stemma di quel frataccio maledetto. E poi scommetto che il prete lì per lì dice: ma che c'entra lo stemma con la carestia? Però quando da piccoli tumulti la cosa si rivelò in una vera e propria sommossa, al prete non restò che togliere l'architrave, ai Montecellesi lo presero, lo tritarono tutto come il sale, si dice, e l'unica parte che è rimasta e che è ancora visibile è lo stemma dell'abate tutto martellato. Il senso della scomunica pesava ancora su Montecellesi. Ma ti dirò di più, ora forse l'ultimo che lo diceva è morto qualche mese fa. Se succedeva qualche disgrazia in paese, colpa di quel frataccio maledetto, e questo fa sempre parte faceva parte in quelle persone, delle loro origini, delle loro tradizioni e delle loro conoscenze che siano tramandate da padre in figlio, perché era una popolazione chiusa. Ma come erano un po' tutti i paesi, se basti pensare che a Stribugliano si parla un dialetto diverso da Monticello, diverso da Cinigiano diverso da Monticello, a Salaiola che a 3 chilometri un dialetto diverso da quello di Monticello, cioè 3 chilometri ci sono. Noi qui abbiamo oltre 30 etnie diverse, che vanno dall'olandese al tedesco, al marocchino, al senegalese, al turco, al curdo e così via. La Casa Museo ha cercato, tramite la cultura del cibo e la cultura della musica, la cultura anche del ricamo in questo caso, cercare di avvicinare questa gente. E abbiamo fatto delle iniziative con persone che venivano dalla Turchia, dal Maghreb e così via, e che loro facevano i loro ricami e le nostre donne facevano i loro ricami e si interscambiavano, e questa è stata una cosa che in qualche modo ci ha fatto conoscere perlomeno. Poi organizziamo Mondocello, il mondo al centro di Monticello. Nella piazza viene messa una grande tavola, ognuno porta una sua pietanza, porta una sua bevanda e poi tutti insieme assaggiamo queste cose, quindi assaggiando, bevendo, tutto accompagnato da dei gruppi musicali che fanno musiche dei 5 continenti, e quindi balli, canti, il cibo, e questo in qualche modo troviamo l'olandese che parla con il marocchino, il marocchino che parla con il tedesco, parla con l'italiano, o l'italiano parla col senegalese. Il tessuto sociale sta cambiando, però sono persone che vivono qui, e quindi in qualche modo, nolenti o volenti, bisogna in qualche modo riuscire a parlarsi.